In agguato nell'ombra, la nostra stessa paura è pronta ad aggredirci. Il suo odore acre ci riempie le narici, il suo lamento ci tuona nelle orecchie. Afferriamo l'impugnatura della spada, come se fosse l'unico appiglio tra noi e il baratro. Decine di voci ci rimbalzano nella testa. Scattiamo in avanti, ma siamo troppo deboli e il terreno ci manca da sotto i piedi. Tutto si fa buio. È facile giudicare un libro dalla copertina. Nell'ambito dei videogiochi esistono titoli innovativi, dalle qualità innegabili, spesso etichettati in base al loro aspetto semplice, anche se efficace. Seppur con un budget limitato e grazie ad un marketing mirato, Ninja Theory sovverte i preconcetti legati agli sviluppatori indipendenti, portando su schermo una visione vivida e senza compromessi di un vero e proprio viaggio nella psiche umana. Hellblade presenta Senua come sul palcoscenico di un teatro dismesso. L'inquadratura indugia sui molti dettagli del volto, acceso dai grandi occhi stregati. Mentre la nostra imbarcazione scivola sulle acque innaturalmente calme di un corso d'acqua sconosciuto, abbiamo la certezza di aver percorso molta strada e di trovarci in quel luogo per un ottimo motivo. Le voci che ci sussurrano all'orecchio dicono di fuggire, fin quando il contatto con la terraferma mette a tacere ogni avvertimento. Il cammino di Senua è in equilibrio tra l'onirico e il reale. L'ambientazione dilapidata fa pensare a paesaggi nordici saccheggiati di fresco. L'architettura e il vestiario ricordano la cultura vichinga, così come i frequenti riferimenti alla mitologia norrena. Rimandano a fatti ed avvenimenti del passato, cuciti assieme dalla fantasia di Senua. In tutta questa confusione abbiamo qualcosa in cui immedesimarci, un protagonista centrale che vuole disperatamente ancorarsi alla realtà, in cerca di verità e riconciliazione. Senua non è il tipico eroe, ma piuttosto una sua versione straziata e involontaria, frutto della necessità di sapere pena la perdita della ragione. La nostra protagonista presenta i tratti di una personalità sconvolta, la cui sanità mentale è in bilico tra abbandono e ricordo, un tema trattato con eccezionale perizia dagli sviluppatori. Grande cura è stata riversata nel comparto visivo, con ampio uso della motion capture, una tecnica ampiamente utilizzata nel cinema, ma che in Hellblade restituisce esiti raramente raggiunti nel genere dei videogiochi. Come risultato, i tratti facciali di Senua mostrano estrema espressività, messa ancor più in risalto dai costanti primissimi piani. Il comparto audio è unico nel suo genere, valorizzato da una pregevole colonna sonora da apprezzare con un buon paio di cuffie, ma soprattutto dall'audio binaurale, che avvolge il giocatore e intensifica l'esperienza di gioco, mettendoci letteralmente nella testa tormentata di Senua. La dedizione assoluta degli sviluppatori al nostro coinvolgimento si ripresenta in scelte stilistiche che si riflettono poi sul gameplay, come la completa assenza di grafica sovrapposta. Tutte le informazioni relative al personaggio, come la salute e gli attacchi speciali, sono resi su schermo in maniera organica, mentre indizi audio ci vengono in aiuto per segnalare la posizione dei nemici fuori dal nostro campo visivo. Si tratta di dettagli che possono passare inosservati, ma che contribuiscono a calare il giocatore nel mondo di gioco. Il gameplay di Hellblade è una combinazione di hack and slash con visuale in terza persona, condito da leggeri elementi puzzle e scenari mozzafiato, in cui fare brevi passeggiate riflessive tra un combattimento e l'altro. Gli scontri sono agili e incalzanti. Grazie a scatto e schivata sarà possibile sfruttare le aperture degli avversari per colpire con la nostra spada, scegliendo tra stoccate veloci o pesanti fendenti. Ogni assalto andato a buon fine caricherà l'attacco speciale di Senua, particolarmente indicato per fronteggiare numerose minacce contemporaneamente, grazie alla capacità di rallentare il tempo. I toni sfumati della storia si riflettono in ogni nuova area, ciascuna con caratteristiche uniche e capitanate da un boss dalle meccaniche differenti e interessanti. Gli incontri con queste imponenti figure sono senz'altro il punto forte di Hellblade, curati sia nel gameplay che nel sottotesto della storia, vestono particolare significato simbolico e offrono una sfida impegnativa ma non frustrante.
Hellblade non è esattamente un gioco per chi desidera svagarsi dopo una giornata di studio o di lavoro. Infatti, al suo interno vengono trattati temi piuttosto impegnativi e l'intera vicenda è avvolta da un'aura di inquietudine. Occorre trovarsi nel giusto stato mentale per affrontare una partita. Inoltre, una volta distillato, il gameplay si riduce a una camminata scenografica interrotta da sporadici scontri, puzzle ambientali e il dipanarsi della storia attraverso scene animate, mentre il combattimento, seppur divertente e impegnativo, è stato espresso al meglio in altri titoli. Nonostante l'esperienza di gioco possa sembrare semplice e già vista, imbellettata da molteplici strati di trucco, l'avventura di Senua si dimostra essere qualcosa di personale, raramente concepito e meritevole di attenzione, in cui vale assolutamente la pena perdersi. Do your gods answer your prayers, Senua? I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua! Find your own path, like I find mine! My gods abandoned me! I am alone.